Ciao da Stefano di Psicologia Semplice. Se hai seguito i miei video precedenti avrai capito che ci sono alcuni aspetti della personalità che non sono dovuti alle tue esperienze passate. Erano già presenti al momento della tua nascita. Questi sono la tua dotazione biologica di partenza, sono la tua eredità, sei nato con quelle caratteristiche e sta solo a te utilizzarle al meglio. Sono semplicemente il modo in cui funziona il tuo cervello, niente di più. Proprio come tutte le altre parti del tuo corpo hanno certe peculiari caratteristiche, anche lui ha le sue. Puoi modificarle temporaneamente con dei farmaci o delle droghe, cosa che ti sconsiglio, ma ben presto, finito il loro effetto, stai certo che tornerai esattamente come prima. Sono dei tratti della personalità che però devi conoscere e di cui devi tenere conto se vuoi impostare bene la tua vita e le tue scelte future. Dato che fanno parte della neurofisiologia del tuo cervello, sono difficilmente modificabili sul lungo. Se vorrai, potrai provare a farlo, ma sappi che dovrai avviare un duro lavoro di autoconsapevolezza, esercitare una notevole autodisciplina, modificare le tue abitudini e mantenerle. Guarda, prova a farti un esempio per aiutarti a capire al meglio. Pensa ad esempio a quelle persone che hanno naturalmente una forte muscolatura, anche senza allenarsi più volte a settimana, non hanno bisogno di attenersi a una dieta rigorosa e hanno un fisico meraviglioso. Noi diciamo sono fortunate. Certo, lo sono, perché se io volessi avere il medesimo fisico, la medesima definizione, dovrei allenarmi costantemente. E so per certo che una volta interrotte le mie routine in palestra, terminata la mia dieta, tornerei in breve tempo esattamente con il fisico che ho adesso. Beh, lo stesso vale per la fisiologia del mio cervello. Posso mantenerla diversa da quella che è la mia predisposizione genetica solo lavorando costantemente su di me. Ma se smetto di farlo, rapidamente torno esattamente come prima. Guarda, se non sei disposto o non hai dei validi motivi per farlo, ti consiglio di accettare la tua dotazione biologica. Cerca invece di ricucire la tua vita su misura del tuo temperamento. Così riuscirai a star bene senza doverti sforzare troppo. La scelta è tua, però vediamo piano piano di conoscere quali sono le caratteristiche del temperamento. Perché vedi, se tu le conosci e le riconosci in te, davvero potrai orientare le tue scelte future al meglio. Il primo tratto di personalità, o meglio di temperamento, di cui andremo a parlare, si chiama novelty seeking e in italiano lo tradurremo come ricerca di novità. Cerchiamo di capire che cosa riguarda. Sicuramente conosci delle persone che continuamente hanno bisogno di cambiare, che sia l'auto, che sia il cellulare, che sia la casa, che sia il partner in alcuni casi. È sempre così. Vanno in vacanza sempre in luoghi diversi, mai nel medesimo posto. Sono persone che iniziano a fare yoga, poi passano a Pilates, poi al tennis, poi al calcio. Bene, queste persone fanno una vita molto ricca, indubbiamente, fanno tante esperienze diverse, ma difficilmente si soffermeranno su una per diventare magari bravi e competenti. A molti di noi appaiono delle persone piuttosto inquiete, ma non si tratta di altro che di un tratto di personalità, o meglio di temperamento. Possiamo dire che hanno una novelty seeking decisamente alta. Al contrario, ci sono persone estremamente abitudinarie. Tendono infatti ad andare in vacanza sempre nel medesimo luogo, prenotano quell'ombrellone nella medesima fila, nel medesimo stabilimento. E hanno dei rituali che mantengono con grande tenacia. La partita della domenica, gnocchi al giovedì, pesce al venerdì, la pizza la domenica. E guai a toglierli. Bene, parliamo quindi di persone che hanno una ricerca di novità molto bassa. Si sentono bene nei loro rituali e tendono a non cambiare mai, perché si sentono appagati e rassicurati. Ecco, questo è il primo tratto di cui vi volevo parlare. La ricerca di novità, che è diversa da persona a persona. Alcune hanno un'altissima ricerca di novità, come quelle di cui ti ho parlato all'inizio, e altre una ricerca di novità decisamente bassa.
come le ultime di cui ti ho parlato. Come ti ho detto, si tratta di un tratto con una base ereditaria. Oggi possiamo ricondurla a qualcosa di genetico. C'è un recettore della dopamina, che è un neurotrasmettitore, nel cromosoma 11, che funziona in modo diverso. Quindi oggi sappiamo dove è collocato geneticamente quel tratto di personalità, che è un tratto temperamentale, genetico, l'abbiamo detto. Cosa comporta avere una ricerca di novità molto alta rispetto ad averla molto bassa? Ma comporta decisamente tante cose, anche a livello relazionale. Pensate alle persone che ci stanno accanto, un marito, una moglie, che devono adeguarsi a noi, che abbiamo un incessante bisogno o di mantenere certi rituali o al contrario di cambiare continuamente. È molto importante conoscere questo tratto, perché grazie a questa conoscenza noi possiamo impostare il futuro sapendo che se abbiamo una ricerca di novità molto alta ci troveremo sicuramente male a fare un lavoro a tempo indeterminato, magari facendo i custodi di una palazzina. Per noi sarebbe qualcosa di emotivamente molto frustrante. Al contrario, se siamo delle persone molto abitudinarie, sarebbe decisamente conveniente per noi non trovarci in un luogo di lavoro in cui il contesto cambia continuamente. Tutte le volte che cambiano le carte in tavola ci troveremmo molto a disagio e sarebbe un processo di riadattamento continuo che ci farebbe vivere decisamente male. La dopamina di cui ti ho parlato è la molecola che influisce su tutto questo, proprio sulla ricerca di novità. Le persone che hanno una ricerca di novità molto alta hanno un recettore della dopamina scarsamente funzionante. Cosa comporta questo? La dopamina che produrranno nelle situazioni ordinarie non sarà sufficiente a dargli un'appagante sensazione di desiderio, di curiosità e di interesse per la vita. Avranno quindi bisogno di produrre di più e per questa ragione, andranno alla ricerca di situazioni particolari, tra cui le droghe. E questo perché faticheranno a sentire il brivido del desiderio, a differenza delle persone che hanno una ricerca di novità molto più bassa. Bene, questo è solo il primo dei tratti di personalità di cui vi voglio parlare. Nei video successivi ne conosceremo altri e cercheremo di capire come l'insieme di questi tratti vada a costruire il nostro tipo di temperamento. Vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale e commentare in fondo al video.